Ecco la guida definitiva al piano d'accumulo, detto anche PAC o DCA. In questo video ti mostrerò cos'è e come funziona con un approccio molto matematico, pratico e concreto. Vedremo quindi tutti i pro e i contro di fare un PAC e ci chiederemo soprattutto se conviene rispetto a un PIC, ovvero a fare un investimento tutto in una volta. Faremo delle simulazioni matematiche per capirlo e faremo anche tutte le considerazioni accessorie del caso. E infine, per concludere, vi mostrerò una delle migliori piattaforme con le minori commissioni e la maggior liquidità per fare un PAC su Bitcoin. Quindi tenetevi forte perché sto per mostrarvi il PAC messo a nudo come non l'avete mai visto. E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Ecco a voi la guida definitiva al piano d'accumulo, dove andremo a vedere innanzitutto che cos'è un piano d'accumulo con tanto di spiegazione visiva e simulazione dei risultati. Tra l'altro questo script che vedete, che vi mostra insomma l'andamento del prezzo medio di carico, i vari ingressi, le zone rosse dove sareste stati in perdita, quelle verdi in profitto e i risultati finali e il massimo drawdown, che inoltre potete ovviamente modificare con i parametri, ve lo lascio qua giù in descrizione, scaricabile gratuitamente e applicabile al vostro TradingView. Tra poco vi faccio anche vedere come andarlo ad applicare. Oltre a questo andremo a vedere una simulazione PIC versus PAC. Ho creato questo scriptino che insomma vi permette di cambiare alcune variabili e generare dei dati casuali, come vedete 500 simulazioni a botta che mostrano come sarebbe andato un PIC, quindi un investimento tutto in una volta, contro un PAC, e vi vado a spiegare ovviamente i risultati, andiamo a commentarli insieme e infine vi mostro varianti eventuali del PAC, quindi strategie alternative, ad esempio il PAC con accumulo di liquidità mentre il prezzo sale per poi andare a incrementare la rata del PAC durante le fasi discendenti, e infine come fare tecnicamente appunto un piano d'accumulo. Ok, quindi questa è un po' la struttura del video di oggi. Vuole essere un video fortemente educativo su quella che è la strategia più utilizzata o più chiacchierata perlomeno dagli investitori a lungo termine, nonché appunto di investimento a lungo termine. Questo video è sponsorizzato da Bybit Europe, uno degli exchange più grandi e conosciuti, completamente regolamentato e compliant in Europa grazie alla sua licenza MiCAR, ottenuta recentemente, è stato tra i primi a ottenerla, che tra le varie funzionalità offre la possibilità di impostare acquisti ricorrenti con delle commissioni veramente basse, parliamo dello 0,2%. Infatti sarà oggetto proprio della spiegazione pratica sul come andare a impostare un piano d'accumulo in euro direttamente su Bitcoin. Inoltre, visto che si parla comunque di accumulo, ByBitEU vi offre la sua carta che vi dà un cashback sulle spese che fate, e tra l'altro da poco hanno aggiunto la possibilità di ottenere questo cashback anche in Bitcoin, cosa da non sottovalutare perché è vero non saranno cifre folli, ma comunque ragazzi è un'aggiunta al proprio pack a costo zero, perché la Bybit Card non ha alcun tipo di costo e vi permette appunto di ottenere un cashback sulle vostre spese. C'è una promo per i nuovi utenti che vi dà il cashback del 10% per il primo mese sulle spese delle categorie viaggi, cene, moda, benessere e trasporti fino a 150 euro, e ovviamente questo cashback lo potete ottenere anche in Bitcoin. Inoltre, sempre cumulabile con questa, c'è una promo che regala ai nuovi utenti 50 USDC
prelevabili semplicemente registrandovi a Bybit EU con il link in descrizione e facendo un deposito di almeno $100. Avete solo con questo i vostri 50 USDC regalati con cui potete appunto iniziare eventualmente il vostro pack. In descrizione vi lascio quindi tutti i link del caso, delle promozioni di Bybit, nonché di Bybit Europe, nonché del simulatore di pack che andremo a vedere tra poco. Iniziamo ora quindi con il primo punto, ovvero che cos'è un pack. Un pack, detto anche DCA, pack sta per piano d'accumulo capitale, DCA in inglese è Dollar Cost Averaging, per noi ovviamente sarebbe Euro Cost Averaging. Di fatto, come dice la parola stessa, la strategia, il metodo sta nel mediare, averaging, ovvero anziché fare un singolo acquisto e un singolo investimento, esponendosi quindi a un unico prezzo di carico, prezzo di ingresso, la strategia sta nel dividere quell'ingresso in varie frazioni, varie rate, chiamiamole, ok? Solitamente un piano d'accumulo a cadenza mensile, ma non è obbligatorio, nel senso uno può fare un piano d'accumulo trimestrale, bimestrale, settimanale, insomma non c'è un vincolo. Il buon senso dice, allora è vero che ad esempio parlando di Bybit, che è una delle migliori piattaforme su cui fare un piano d'accumulo su Bitcoin Spot proprio per le sue basse commissioni, le commissioni sono percentuali, quindi non è che hai ad esempio €1 per ogni ordine, quindi volendo anche se ti fai un acquisto al giorno da €10 per dire, nel senso la commissione è la stessa che fare 2 acquisti al mese più grossi. Però se uno va a vedere statisticamente, e potrete anche farlo perché in questo script che vi lascio potete andare a simulare dei DCA, vedete, mensili, settimanali o giornalieri, con la possibilità di scegliere il giorno del mese se è un pack mensile o il giorno settimanale in cui si fa il pack, se è un pack settimanale, se è giornaliero ovviamente a tutti i giorni, quindi non c'è neanche da sceglierlo, e vedrete che la differenza non è neanche praticamente rilevabile, ok? Una volta che uno fa un pack mensile tendenzialmente è più che sufficiente. Inoltre il pack di solito si sposa bene con la frequenza delle entrate, no? Dell'utente medio, perché di fatto uno solitamente riceve uno stipendio mensile e quindi uno è abituato a dire, dovrebbe o meglio essere abituato a dire, io in un mese risparmio tot, dico una cifra a caso, €200, quei €200 li vado a investire in quello che è il mio portafoglio, ok? E quindi il pack mensile proprio per questa ragione è quello che solitamente viene più utilizzato. I vantaggi del pack, i grossi vantaggi del pack sono principalmente due. Il primo è il ridurre la volatilità del proprio investimento. Come vedremo tra poco, confrontandolo con il PIC, che invece è investire tutto in una volta, sono un po' i due, diciamo, le due strategie alternative, no? Fare un unico investimento oppure spalmarlo su vari ingressi. Il vantaggio di spalmarlo su vari ingressi è mediare il prezzo e quindi avere una minor varianza di risultato, minor volatilità e minori anche drawdown nelle situazioni peggiori, e l'altro è il vantaggio psicologico, che ragazzi non è da sottovalutare, perché molti, io credo, anzi se dovessi fare una stima, io penso che 9 persone su 10 che sono in perdita o che investono male hanno un problema di investimento proprio di approccio, di mentalità, di psicologia, non matematico e numerico, perché come vedremo tra poco la matematica dell'investimento è molto semplice, è banalissima, non bisogna essere dei geni della matematica o laureati in economia. Il problema grosso di solito è psicologico, perché molti abbandonano l'investimento nel momento peggiore perché capitolano, lo vedono troppo in perdita, allora no, non ce la faccio più, non reggo più tutta questa perdita, e vendono ovviamente nel momento peggiore, quando invece dovrebbero magari andare ad aprire la posizione ragionando da investitori a lungo termine, e al contrario quando c'è FOMO, quindi quando i mercati corrono, viene più voglia di investire, quindi ripeto, si fa l'esatto opposto di quello che bisognerebbe
dovrebbe fare. Il DCA, il PAC, ti va a ovviare questo problema perché tu non hai nessun tipo di variabile temporale, tu semplicemente allochi ogni mese, ogni periodo lo stesso capitale e di conseguenza, ripeto, è una strategia molto semplice, alla portata di tutti, molto standard e non ammette no, questo non è il momento, quello è più il momento, ripeto, non c'è la variabile psicologica, mentre con il PIC, l'investire tutto in una volta, la psicologia inizia ad assumere diciamo una dominanza non indifferente perché c'è una componente di fortuna nel PIC, anche se come vedremo vi anticipo già che sul lungo termine il PIC batte praticamente sempre il PAC, adesso tra poco vi faccio vedere i numeri, però mi rendo anche conto che se uno fa un PIC e fa un unico investimento qui e si ritrova poi in perdita del 75% durante il bear market, magari addirittura capitola prima, vende prima, ripeto, ci sono tutte quelle componenti psicologiche, oltre allo stress del subire l'investimento in perdita per tanto tempo, che magari qualcuno non lo regge, soprattutto gli investitori meno esperti. Quindi non bisogna solo fare i calcoli del mero risultato, ma bisogna anche tenere in forte considerazione l'aspetto psicologico, perché è quello che altrimenti rischia di rovinare l'esito dell'investimento. Allora, questo strumento di simulazione spiega molto bene, molto meglio di 1000 parole, infatti ho deciso di partire da qui, che cos'è il PAC e come funziona, ok? Noi andiamo a impostarlo, ripeto, come si usa innanzitutto? Beh, qui semplicemente voi potete andare a creare un nuovo script all'interno di TradingView, ma ripeto, vi lascio proprio una guida scritta passo passo in descrizione, così non dovete nemmeno impazzire, ma di fatto TradingView permette di inserire indicatori custom, ok? Quindi scritti in quel linguaggio che si chiama PineScript, che è appunto il linguaggio che utilizza TradingView. All'interno, vabbè, qui c'è in realtà un report che non serve perché il report ce lo fa vedere qui e ripeto, in descrizione poi vi lascio esattamente tutti gli step da fare per andare a inserire questo script all'interno, vedete, della vostra strategia. Qua c'è il testo del codice, banalmente ci sarà da copiare e incollare un codice dove vi dico poi dopo e cliccare aggiungi al grafico e vi farà vedere automaticamente, no, il simulatore attivo. Come funziona? Funziona che qui c'è, vedete, l'icona della rotellina dove potete cambiare gli input, potete cambiare, vi ho fatto vedere prima, no? La periodicità del PAC, scegliere il giorno della settimana o il giorno del mese se è un PAC settimanale o mensile e qui la quota che volete investire ad ogni periodicità. DCA long, ovviamente, se voi togliete la spunta fa il DCA short, ovvero apre uno short ogni periodo, e qua potete anche dire se volete mettere un exit strategy, ad esempio quando raggiungete uno specifico profitto, che percentuale volete chiudere e basta. Quindi ad esempio qua si dice guadagno 1000, chiudo il 25%, questo per anche simulare eventuali exit strategy. Giorno, mese, anno di inizio, quindi qua ad esempio l'ho iniziato l'1 novembre 2021, giorno, mese, anno di fine, qui lo porto avanti a oltranza, infatti vedete che mi considera come ipotetico giorno di fine oggi, ma semplicemente perché non c'è una fine. Che cosa vi fa vedere? Vi fa vedere l'andamento del prezzo medio di carico in azzurro, che come vedete questa ipotesi è inizio a comprare i massimi del ciclo del 2021, quindi a novembre 2021. Primo acquisto è a 63.584, il secondo il mese dopo è 55.000, quindi già un bel dampino, e così via a scendere, vedete, fino a che non si è toccato il bottom a novembre 22, sui 16.000, nel frattempo lui ha continuato ad acquistare, come vedete il prezzo medio di carico si è sempre abbassato e tra l'altro vedete che nel tempo il prezzo medio di carico varia sempre meno perché comunque aumenta il numero di acquisti, aumenta il capitale investito e di conseguenza la volatilità del prezzo medio di carico si riduce. Questa è la grande forza del PAC, ok? Segue molto il mercato
e è come fare una gigantesca media mobile di lunghissimo termine che ti va a pesare tutti gli ingressi che tu vai a fare. Quindi di fatto la logica del pack è: più tempo il mercato resta vicino al bottom e più il tuo prezzo medio di carico migliora, e poi quando riparte godi perché ti sei accumulato Bitcoin a un prezzo medio di carico estremamente basso. Infatti qua lo potete vedere, no? Si ha un massimo drawdown, quindi max pain al bottom di mercato, con un drawdown di $1148, e adesso non so quanto sarebbe stato l'investimento qui, però cosa sono? Una di 12... Dunque, qui era novembre, facciamo 12 ingressi, quindi 12 per 200, 2400, era sotto del 50%, ok? Quindi quella è stata una bella botta. Da lì in poi vedete che è bastato poco, perché da novembre a marzo eri già in profitto. Quindi non è che poi deve tornare ai massimi il mercato affinché tu ritorni in profitto, anche se hai iniziato il pack ai massimi, ok? Mentre un peak, se iniziato nel peggior momento possibile, ci vuole una sfiga non indifferente, però un peak iniziato nel peggior momento possibile ti tornava in profitto invece qua. Quindi a febbraio 24, quando torni a rompere quei livelli lì, ok? Allora, facciamo anche una premessa molto importante, perché sia il pack che il peak, cioè qualsiasi investimento, ha senso solo se si ha una tesi di investimento sull'asset che si sta acquistando, ovvero io devo partire dall'ipotesi che il valore di questo asset crescerà nel tempo. Non si investe, è ovvio, cioè non so come altro dirlo, ma non si investe in un asset che secondo noi non salirà nel lungo termine, cioè altrimenti perde proprio di senso il tema dell'investire. Non si investe su asset speculativi, è per questo che quando si dice fare un pack sulle altcoin rischia di diventare una cosa molto pericolosa, perché le altcoin, come dire, nel tempo non è che hanno un valore crescente, ti fanno dei pump and dump, tendono a collassare, cioè diciamo che non ha molto senso applicare il concetto di pack alle altcoin. Ci possono essere delle eccezioni e tutto quanto, ma insomma la regola è che il pack o comunque gli investimenti di lungo termine si fanno sugli asset che secondo noi, secondo la nostra tesi di investimento, cresceranno costantemente nel tempo, ok? Questa deve essere l'ipotesi di partenza, altrimenti qualsiasi discorso non ha senso. Fare un pack su un asset che nel tempo cala chiaramente porterà soltanto a perdite e vai solo a fare compounding losses, quindi non ha assolutamente alcun senso, ok? Quindi che sia un ETF azionario, che sia Bitcoin, che sia un'azione singola, che sia l'oro, qualsiasi asset deve avere alla base una tesi di investimento molto forte che fa sì che noi quell'asset lo vogliamo in portafoglio, perché siamo convinti, non a caso ma perché abbiamo studiato, si spera, che il suo valore crescerà nel tempo. E l'altra cosa importante è definire l'allocazione di quell'asset proprio in base alla sua rischiosità e volatilità, nonché a quanto insomma valore secondo me può avere nel tempo. Lì è soggettivo, insomma non è che c'è un investimento che va bene per tutti, dipende molto dalla tolleranza al rischio, però ecco, delle buone logiche sono la diversificazione, quindi non andare all-in in Bitcoin, avere magari anche altri asset come può essere un ETF azionario, obbligazioni, l'oro, insomma lì dipende poi dal portafoglio che uno vuole farsi, però ecco, l'importante è la convinzione nella propria tesi di investimento e chiaramente la gestione del rischio, evitando di sovraesporsi ad asset volatili. Questa, scusate la parentesi, ma è importante nel momento in cui si parla di pack, perché non vorrei che passasse il messaggio prendi tutto quello che hai, fai un pack su Bitcoin, perché è un'assurdità, nel senso i pack si fa per fare un investimento a lungo termine, ma un investimento a lungo termine deve essere ben strutturato, diversificato e non certo all-in soltanto su Bitcoin, altrimenti è un investimento veramente ad alto rischio. E tornando a noi, quindi come vedete la forza del pack è la continuità e il fatto
riuscire a gestire bene il prezzo medio di carico nel tempo e come vedete poi una volta che il mercato riparte ti dà, come dire, una serenità notevole, perché basta poco che tu recuperi il break even e poi se comunque la ciclicità continua, l'uptrend continua, diciamo che nel tempo è sempre più difficile andare in perdita rispetto al tuo prezzo medio di carico. Questo è il senso ovviamente del pack. Il miglior momento per iniziare un pack tendenzialmente è il minimo assoluto. Ovvio che qualsiasi, soprattutto vale anche per il peak questo, però se tu parti dal minimo assoluto, inizi a mediare qui e poi vai in profitto subito. Se vedete qua invece abbiamo iniziato in quello che potrebbe essere definito il momento peggiore per iniziare appunto un pack, però ci ha permesso, vedete, di abbassare il prezzo medio di carico nel tempo, quindi alla fine il momento di inizio conta sempre meno, tanto più è lungo l'orizzonte temporale, tanto più diventa indifferente a che punto proprio del ciclo hai iniziato il pack, che tu lo abbia iniziato ai minimi, che tu lo abbia iniziato ai massimi, che tu l'abbia iniziato a metà, prima di una bull run, prima di un bear market. Sul lungo termine tende a contare sempre di meno e questa è una delle cose più forti, più importanti proprio del pack. Anche per il peak questo vale, perché ovviamente passati 10 anni, passati 3 cicli, se ovviamente continuano le tendenze rialziste, anche aver comprato in un'unica soluzione ai massimi, che è lo scenario peggiore e la probabilità è bassa, prendendo ingressi casuali, cioè ci vuole una sfiga non indifferente a comprare proprio i massimi, ovviamente poi con gli anni quei massimi rimangono comunque indietro e quindi tendenzialmente il mercato cresce, no? Quindi anche quello viene diluito dal tempo, dal fattore tempo, però ovviamente sul breve e medio termine pesa molto di più, perché come vi ho fatto vedere prima, per tornare a break even ci vuole molto ma molto di più. Questo vale soprattutto su Bitcoin, perché sull'azionario il discorso peak versus pack è molto più sbilanciato a favore del peak, perché l'azionario tendenzialmente sale sempre tranne le fasi di bear market. Le fasi di bear market non sono come quelle di Bitcoin, che ti fa meno 75%, e quindi tendenzialmente è più digeribile anche il peak, ok? Su Bitcoin cambia perché Bitcoin è molto più volatile, quindi il fattore psicologico pesa molto di più. Sempre a proposito di fattore psicologico e discorso peak versus pack, io prima ho detto ci vuole una sfiga non indifferente a comprare i massimi assoluti. In realtà, paradossalmente, è molto più probabile che uno acquisti ai massimi assoluti, che uno inizi a investire ai massimi assoluti, rispetto che ai minimi. Per quale motivo? Ripeto, per quello che vi ho detto all'inizio, perché l'investitore medio è emotivo, ok? E quindi fa le scelte più sbagliate. Quando il mercato è in FOMO, corre, l'interesse sale, arrivano tutti e vogliono investire tutti, quindi qua c'è un interesse estremo. Quando il mercato scende, scappano tutti, non c'è più nessuno e quindi c'è magari un investitore mentre qui ce ne sono 100 e quindi paradossalmente è molto più probabile che uno investa vicino ai massimi rispetto che ai minimi, e questa è un'altra ragione per cui il peak sul breve può essere pericoloso, proprio perché l'investitore inesperto che arriva in FOMO, va in peak, entra con peak e poi vede il drawdown importante e non è in grado di gestirlo, capitola e vende in perdita, vanifica completamente l'investimento e realizza una perdita difficile da recuperare. Questo è proprio giusto per capire le basi, no? Giocate pure con la simulazione, se volete potete farla anche sulle altcoin. Questo script, nel momento in cui lo avete applicato, potete poi metterlo anche su CRO per esempio, e che adesso sarebbe, vedete, in perdita, tra l'altro sempre con un pack iniziato a novembre 2021, motivo per cui appunto le altcoin è sempre meglio insomma pensarci 2, 3, 4, 5 volte prima di decidere di investire a lungo termine. Ecco, c'è di buono che se adesso ripartisse abbiamo un prezzo medio di carico pressoché inamovibile, perché si è mosso intorno a 10 centesimi di dollaro per tipo sempre, per anni. Quindi se adesso dovesse schizzare in uptrend,
cosa che ovviamente non farà visto che lo abbiamo detto, noi avremo un prezzo medio di carico sempre comunque abbastanza inamovibile, ce ne vorrebbero di acquisti a rialzo per spostarlo, però ovviamente ragazzi ve l'ho detto, le altcoin esercitate estrema cautela, ok? Ora passiamo alla seconda parte, quindi PAC versus PIC. Voi giocate pure, cambiate la periodicità, verificate pure il risultato e basta. Che dire, e divertitevi, così vedete un po' i numeri di un PAC. Cambiate anche le date inizio e fine, così vi rendete conto dei periodi del ciclo e così via. PAC versus PIC. Allora, io ho fatto questo simulatorino con Gemini, insomma, ho messo dentro un po' di dati, gli ho fatto fare la simulazione Monte Carlo su 500 campioni. Vedete? Abbiamo messo dentro come variabile 500 campioni su un intervallo di tempo che possiamo andare a cambiare da 1 a 10 anni e c'è PIC versus PAC, quindi cliccando qui lui mi genera nuove 500 simulazioni che sono ingressi in un periodo casuale, ok? Con un'ipotesi ovviamente del trend che Bitcoin di solito fa, quindi rialzi del 300% e ribassi del 75%. Ho preso il dato storico. Ovviamente un altro tema è noi stiamo usando i dati storici, il futuro potrebbe essere ben diverso, quindi è ovvio che se noi supponiamo come ipotesi alla base che ci saranno sempre pump del 300% e dump del 75%, cioè capite molto bene che possiamo anche chiudere gli occhi, investire, stare tranquilli, però ovviamente potrebbe non essere sempre così, quindi il tema del rischio va assolutamente messo a terra nello strutturare un proprio investimento, e visto che Bitcoin ha un rischio molto più alto in questi termini perché è un asset più nuovo e non si può, per quanto io sia il fan numero uno ragazzi qui dentro di Bitcoin, non si può dare per scontato che Bitcoin salirà per sempre, avrà sempre un enorme successo. Potrebbero succedere cose che dei cigni neri, quindi che non sono prevedibili finché non succedono, che lo fanno crollare, magari potrebbe non ripartire più, perché ripeto è un asset nuovo, è più rischioso e ve lo dice il fan numero uno di Bitcoin. Quindi per contenere questa tipologia di rischio l'unico modo è non sovraesporsi a Bitcoin, contenere l'allocazione, così anche nel worst case in cui dovesse andare a zero la perdita sul nostro portafoglio ha un impatto contenuto, d'accordo? E questo perché lo dico? Perché ovviamente PIC e PAC hanno un impatto insomma sulla volatilità del portafoglio basato sul fattore tempo, ma basato anche su ipotesi diciamo di dati storici. Sull'azionario hai delle volatilità diverse, su Bitcoin hai delle volatilità diverse. Il massimo che possiamo fare è proprio stimare gli scenari futuri basandoci su quello che è l'andamento tipico, però per ovvi motivi non è detto che in futuro si ripeterà, ok? Anche sull'azionario ovviamente nessuno ci dice che da un momento all'altro ci sarà un collasso totale del mondo come lo conosciamo, però ovviamente permettetemi di dire che su Bitcoin è più probabile un evento cigno nero del genere rispetto che sul mercato azionario, quindi questo è un altro tema di cautela. Tuttavia al di là di questo, guardate, abbiamo una simulazione Monte Carlo, 500 scenari casuali basati sulla volatilità storica delle cripto, ok? Quindi sull'andamento storico. Noi possiamo eseguire nuove simulazioni, lui ci butta dentro 500 scenari a caso di ingressi in un momento casuale e un time in market che noi possiamo andare a variare, vedete, con questo slider. Come vedete il rendimento cambia molto in base alla permanenza, tendenzialmente su diciamo un periodo più lungo la situazione va sempre più verso il profitto e ovviamente va sempre più a favore del PIC, proprio perché diciamo è più probabile, chiudendo gli occhi e mettendo il dito su un prezzo, è più probabile diciamo non essere al massimo assoluto, no? E quindi dopo un lungo periodo di bear market che durano molto meno dei bull market, storicamente è così, è molto più probabile che un PIC sia più in profitto di un PAC.
Ok, questo è un po' il discorso. E anche questo link, magari se riesco, ve lo lascio in descrizione così ci potete giocare un po'. È molto molto banale anche questo. E qua vi fa vedere anche graficati, vedete i puntini che sono i singoli scenari. Ogni puntino, giusto per farvi capire, ad esempio prendiamo questo qua, PIC 6082%, cosa vuol dire? Questo è un caso che ha preso un buon prezzo perché è uno di quelli più in alto in termini di ROI, di profitto, quindi è entrato vicino ai minimi ed è rimasto per 10 anni a mercato e si è sparato un 6000%. Qua ci sono i peggiori, vedete, il worst case, il peggior PIC si è preso il 18% in 10 anni. Non so come ha fatto, probabilmente è entrato ai massimi assolutissimi e è rimasto lì appunto per 10 anni, scenario più sfortunato possibile, e sul pack abbiamo il 10%, e così potete appunto giocare con queste simulazioni e vedere un po' come vanno. E questo per dire che, come vedete, spesso e volentieri il pick batte il pack, ok? Di fatto il pick capita a volte, no, che possa essere in negativo, come nei worst case. Chiaramente, avendo una volatilità del genere, ci si può aspettare nel medio termine che un ingresso fatto male, come abbiamo visto prima, no, entrare ai massimi assoluti anche in 5 anni ti può dare uno scenario con un'estrema sfiga, questo è letteralmente il worst case. La distribuzione ovviamente è molto più a favore dei risultati rialzisti, però un'estrema sfiga ti può dare un drawdown elevato anche dopo 5 anni, ok? Questo giusto per farvi capire la componente fortuna. Per quanto riguarda il pack, vedete il rendimento medio, il ROI è più basso rispetto al peak, ma anche il drawdown tendenzialmente è più basso. Infatti vedete che i puntini verdi sono più compatti, c'è meno volatilità, meno varianza, ok? E quindi, che dire, questo è un po' il senso di peak versus pack. Sul pack hai meno varianza. C'è da dire che il pack è anche più compatibile con le entrate ricorrenti che uno di solito ha, e c'è il tema psicologico che vi dicevo prima, proprio perché il peak, e qua c'è anche probabilità, no? In quanti casi di questi il peak è andato meglio del pack, e puoi variarlo, vedete cioè più si allunga, questo è un caso molto particolare tra l'altro, mi sa, più si allunga comunque lo slider e più tendenzialmente il tutto va a vantaggio del peak, ok? In questa simulazione addirittura tutti e 500 sono stati a vantaggio del peak, tutti i 500 scenari simulati dalla Monte Carlo Simulation, ok? E quindi niente, questo per farvi capire che matematicamente spesso e volentieri il peak vince, tenendo come ipotesi però chiaramente che l'uptrend continua, e continua diciamo con la stessa volatilità che ha avuto nello storico, cosa assolutamente non certa al 100%, ma è la massima simulazione che possiamo fare. Sull'azionario ovviamente il peak è ancora più forte come risultati, perché sull'azionario i bull market durano magari 15 anni e i bear market ne durano un paio, e ovviamente i bear market hanno un drawdown più contenuto mentre i bull market corrono parecchio, quindi sull'azionario ha ancora più senso questo confronto con questi risultati. Però ripeto, c'è anche un tema di entrate ricorrenti mensili che è meglio investirle subito anziché aspettare, tendenzialmente, no? La logica che emerge da questa simulazione è: prima si investe e meglio è, punto. E poi ci sono anche altre varianti del pack, adesso qui non ve le voglio parlare, se no viene veramente un video di 50 ore, ma vi lascio in descrizione il nostro corso gratuito che si chiama proprio Come investire in cripto. E è un corso che vi accompagna dalle basi alla consapevolezza, perché non è che vi dà i consigli di investimento, ma vi spiega proprio le strategie e le basi proprio di matematiche, anche di impostazione strategica per investire in autonomia. E c'è un capitolo che è strategie operative, vedete, oltre al solito pack.
Ora, e ci sono delle varianti del pack con tutti i suoi, diciamo, pro e contro, con le caratteristiche. Ultima cosa, come utilizzare Bybit.eu per fare appunto un pack, ad esempio su Bitcoin. Come vi ho detto, vi lascio in descrizione il link per registrarvi a Bybit.eu con i vari bonus e le varie promo che vi ho menzionato prima. Una volta registrati, voi potete fare il vostro deposito in euro. Il mio consiglio è di fare il deposito con bonifico. Se voi andate su Asset e cliccate Deposito, vedete che vi chiede Deposita euro. Qui cliccate Deposita euro, decidete quanto volete depositare, cliccate Bonifico SEPA, potete anche fare un bonifico istantaneo e vi dà le coordinate bancarie, voi fate il vostro bonifico e vi arrivano gli euro sul vostro conto Bybit. Vi sto consigliando di usare il bonifico SEPA anziché carta, Apple Pay o altri metodi, perché come vedete le commissioni sono molto più elevate e una delle tematiche più importanti nel fare un piano d'accumulo, soprattutto per chi investe sul lungo termine, magari non investe capitali grossi, anche se con le commissioni in percentuali non è vero, perché in realtà ti mangia il profitto tanto più investi, e è proprio quello di minimizzare le commissioni, perché quelle commissioni, se le avessi investite dopo 10 anni, ti vanno a rendere decisamente di più, ok? Quindi la decisione più furba è deposito tramite bonifico SEPA a 0 commissioni e poi vedete che qua c'è subito recurring buy, ma anche se andate su acquista cripto e fate one click buy, vedete che qui c'è un acquisto singolo. Se voi qui cliccate recurring buy, voi decidete, vedete tipo euro bitcoin, cliccate qui scrivete l'importo, non so, volete fare 100 euro al mese. Qui vi dice il tasso di cambio, frequenza mensile, che giorno? Il 15 del mese, tac. E poi qui fai metodi di pagamento saldo. Perché vi sto dicendo saldo? Perché guardate, vi faccio vedere qui che vengono esplicitate bene le commissioni, sono le stesse. Se io facessi carta bancaria, sempre con 100 euro, vedete che le commissioni sono 3 euro. È scritto lì, no? 3 euro su 100 è il 3%. Mentre facendo saldo, vedete che la commissione è 0,2 euro, quindi lo 0,2%, che è una commissione veramente bassa, ok? Inoltre se si è VIP c'è il 10% di sconto sulle commissioni con un minimo di 1500 euro, vabbè, 1500 USDC. Recurring buy, quindi come funziona? Semplicemente tu scrivi 100 quello che è, la frequenza, metodi di pagamento saldo, continui, ti fa rivedere insomma una panoramica di quello che è il tuo investimento ricorrente, confermi e da quel momento in poi è partito. Il fatto di aver scelto saldo significa, attenzione, che dovete sempre avere euro sufficienti per fare il vostro acquisto, altrimenti se tra 6 mesi vi dimenticate e finite gli euro sul conto Bybit, si ferma il pack e attenzione che fermare un pack vuol dire sballarne i risultati, quindi ricordatevi sempre di avere un saldo sufficiente. Con la carta ovviamente non c'è bisogno perché ogni mese ti fa l'addebito sulla carta, però ragazzi ci sono delle commissioni più alte, quindi non siate pigri, mettetevi un alert, fate un bonifico ogni tanto e non spendete il 3% di commissioni perché non ne vale davvero la pena. Si può ottenere lo stesso risultato con lo 0% e quel 3% andartelo a investire. Inoltre, ripeto, l'altro consiglio è di usare la Bybit Card, di cercare di usare tutti quei metodi in più per accumulare Bitcoin. Potete usare anche BitCashback, che è la nostra piattaforma per andare ad accumulare Bitcoin sugli acquisti online, dove tu vai ad acquistare e ottieni un cashback in Bitcoin che si somma a quello della Bybit Card. Insomma, andare con tutte queste piccole cose, il tuo pack si gonfia un po' e ottieni di più senza aver costi aggiuntivi. Questo direi che è tutto ciò che c'è da sapere sul pack. Ti ricordo, in descrizione ti lascio il link dello script di simulazione con la guida e delle promo di Bybit che ti fanno partire col piede giusto. Grazie per avermi seguito e alla prossima!